zaini pronti stamattina e via. Buongiorno. Grazie signor. Buona suerte, ok? Grazie. Grazie. Ciao ciao. Ciao ciao. Ci eravamo lasciati sudati e impalciati nello spettacolare deserto del Tatacoa, la versione colombiana di Marte. Siamo a metà tra le due cordigliere, quella centrale e quella orientale. Sono loro che trattengono le nuvole e creano il clima arido perfetto per un deserto. Qui non piove quasi mai, tranne quando ci siamo andati noi. Oggi continuiamo il nostro viaggio verso sud, ma lasciamo il caldo afoso della piana per spostarci tra i monti. E come migliori esploratori della TV nazionale andremo alla scoperta dei misteri che si nascondono dietro antichissime civiltà. Oggi sbirciamo nel passato della Colombia per capire chi c'era qui prima dell'arrivo degli spagnoli. Il viaggio sarà bello tosto, l'avventura anche. Oggi non mancherà nemmeno qualche follia. Partiamo subito che è meglio, che per gli errori c'è tempo alla fine. Anche là! Questo è il mezzo di stamattina. Buenas. Vamos a Neiva. Sí, señor, vamos. Gracias. Ok. Ok, ci stiamo, dai. Più o meno. Más o menos. Very good. Passport? Sì, Passport. Controllo così random per strada, tutto a posto. Ok, siamo quasi arrivati in città ormai. Qua c'è addirittura un camion con tutte le mucche. Catapultato in Sicilia, qua c'era addirittura una macchina targata a Palermo. Arrivati. Angela, vieni la roba. È facilissimo scegliere la sua cosa. Allora ti passo tutto. Vai. Very good. Oggi andiamo a San Agustín, che è un paesino a 5 ore da qui, solo che non c'è il diretto, perché il diretto è alle 3:30. Allora la signora ci ha detto: vi faccio lo sconto sulla prima tratta fino a Pitalito e poi da Pitalito potete prendere un altro autobus che vi porta a San Agustín. Quindi signora simpaticissima, super disponibile, e quindi adesso prendiamo questo primo autobus e poi ne prenderemo un altro per arrivare a destinazione. Empanaditas prese al volo. Andiamo. Oggi abbiamo l'accompagnatore ufficiale perché l'autista ci sta proprio portando, ci sta scarrozzando qua e là. Lo stiamo seguendo. Informazioni contrastanti in realtà, perché la signora della biglietteria, per farci prendere il pulmino subito, ci ha detto: non preoccupatevi, si ferma a mangiare. Chiediamo all'autista: si ferma a mangiare? No, diretto. Ecco, quindi meno male abbiamo preso le empanaditas. Comunque questa empanada è interessante perché con risotto giallo all'interno, stile proprio milanese, e un po' di carnetta, ma è quasi c'è un riso con l'ossobuco dentro un'empanada. Infatti è una goduria. Ragazzi, noi non siamo particolarmente grandi e alti, però qua insomma si tocca. Fermata con vendita di tutto quanto. La misera, quanta roba. Siamo in mezzo al nulla con tutta questa gente. Resistiamo noi ancora un po'? Sì. La signora, grazie. Vetro bello unto, ma stiamo tornando tra i monti. Qui si sale perché Pitalito, che è la prima destinazione di oggi, dove è carinissimo tra l'altro, è a 1300 metri, quindi saliamo di quasi 1000 metri di altezza. Ci sta, perché là nel deserto, insomma, Calda. Il signore davanti guarda delle cose schifosissime e ci tocca guardarcele pure a noi. Pausa pranzo con piattone ricco che sembra più una colazione in realtà per loro, perché ci sono le uova, i fagioli, il platano, ma soprattutto l'insalatona di cipolle. Non è un platano. Cos'è? È una patata. Ah, a posto. Siamo un po' rinco, devo dire, dopo il viaggio, un po' sballottati. Secondo giro sulla macchina.
Sì, anche qua. Questa è bella piena reiena. Ci infiliamo qua dentro e via, l'ultima oretta di viaggio. Intanto qua ci si arrampica di brutto. Lo zaino l'ho dato ragazzo. Ok, e siamo pronti ad andare. Partiti subito rapidissimi, siamo in 8 qui dietro, più altri 6 e mezzo davanti, perché c'è anche un bambino molto piccolo, tantissimi su questo pick-up. Questa è la vista che abbiamo sul davanti, cioè sul nostro zaino, quindi se lo vediamo volare lo sappiamo che è andato. Il signore ha venduto le fragole e si è attaccato alla macchina perché intanto stiamo andando. Intanto lui ha venduto un sacco di fragole. È ancora attaccato, è andato. Ah no, è ancora attaccato, ecco, adesso scende. Mangiare un'insalata di cipolle prima di prendere questo mezzo non è stata una grande idea, forse, no? La sento tutta lì, la sento tutta. Da qua. Arrivati San Agustin! Che entusiasmo! Lunghissima! Oggi si è fatto pomeriggio tardo ormai, andiamo a cercare un posto per dormire. Il paesino è bello vivo, immerso tra i monti, tra i canyon, tra le montagne. Porta fortuna, vero? Sì, porta fortuna. Interessante questo, Hotel San Agustin. Stanzetta trovata. Allora abbiamo girato un po' per cercarne vari, ma alla fine siamo tornati dal primo perché il rapporto qualità-prezzo era il migliore, devo dire. La stanza è pulita, abbiamo il bagno in camera con la doccia caliente, ci ha detto il signore, ci ha anche spiegato come aprirla. Un bel poster di Londra, non so cosa c'entri. E questo hotel, come sentite in sottofondo, è molto pieno, c'è un bel po' di gente, credo sia il più pieno che abbiamo visto oggi. E infatti ci deve essere una famiglia qua che occupa 3/4 di questo hotel. Singapore qua fuori, veramente molto internazionale questo. Comunque abbiamo fatto un po' un benchmark della maggior parte degli hotel presenti qui in San Agustin. Questo è quello più economico, che costa 50.000 a notte. Questo è il prezzo standardissimo, direi, della Colombia. Stiamo trovando più o meno sempre questo prezzo, quindi anche qui stesso prezzo. Ci sono però due opzioni: si può dormire qui nel paesino, che è la scelta che abbiamo fatto noi perché preferiamo comunque poter uscire, trovare tutti i posti vicino, oppure si può dormire anche un po' più fuori in mezzo alla natura. Più o meno i prezzi sono gli stessi, sono molto simili, perché anche guardando su Booking anche nella natura costa più o meno uguale, quindi si può scegliere quale zona stare, insomma, del paesino. Tutto questo cagnolone si è piazzato in panetteria qua. Ma che bizzarra sta pianta. Ma che è? Posso dire cosa sembra? Non dirlo, è chiaro cosa sembra. Si chiama pianta palloncino o hairy balls, che in inglese si dice palle pelose. Ma non ci credo, veramente. Te lo giuro, è scritto non qua. Stai scherzando? Tecnicamente è la Gomphocarpus psicocarpus. Ecco, una cosa io l'avrei chiamata testicolaria, non so. Ma dai, no! Non dire queste cose, che poi YouTube ci blocca i video per queste cose. Vabbè, adesso scopriamo che cos'è sta pianta. Vediamo cosa esce se cerco hairy balls. Non fare sta ricerca. No, è pericolosissima. Aspetta. Guarda, si è spaventato pure il cane qua. Escono cose. Allora, è una pianta che ci dice che viene dall'Africa, originaria dell'Africa, è caratteristica per i suoi frutti gonfi e pelosi. Quelli li abbiamo visti. A forma di palloncino. Li abbiamo visti. C'è anche in Italia in realtà, ragazzi, quindi io vi consiglio, mettetevi una bella pianta di palle pelose in casa, perché secondo me è bellissima. Non Farete ascoltate voi, ragazzi, non ascoltate, lasciate perdere. Bello comunque iniziare questa giornata così, con queste informazioni sulle palle piante. per tutti! Ragazzi, adesso lo fermo perché
Così non si può andare avanti tutto il giorno perché siamo in un posto fighissimo. Allora, stiamo esplorando tutti i dintorni di San Agustín. Adesso abbiamo preso una strada che ci ha portato verso il nord del paesino e ci siamo immersi in questa zona. Anche qui piantagioni di caffè, ci ricorda un pochino Jardín, quindi sulle altre Ande dall'altro lato. Sempre per queste coltivazioni qui sono un po' meno a picco, ma comunque si confermano le piantagioni in discesa anche in questo caso. Qui comunque abbiamo i guardiani davanti che ci portano. Aia, è partito l'allarme. Quanti sono qua? Oh, mamma che belli! Da 2 sono diventati 4, anzi 5, però non è contento, 6. Ne sono 2 dentro per fortuna. Ah, ma ce l'hanno con loro? Sì, sì. Tutto a posto, tutto a posto. Il vero motivo per cui si viene qui non è soltanto la natura e neanche la corsettina. Ma dai, no! Stavo per dire così rotola tutto e via. Va bene, comunque non è questo, adesso ti saluta, a posto. Non è questo il motivo, non è sicuramente per i cani simpatici, non è soltanto per la natura che comunque è spettacolare, ma è per qualcosa che si trova proprio davanti a noi. Questo è un assaggio. Circa 5 millenni fa, nella zona tra il Rio Magdalena e il Rio Cauca, che sono i 2 fiumi più importanti dell'attuale Colombia, vivevano 2 popolazioni che facevano molta fatica a incontrarsi perché in mezzo c'erano dei picchi montuosi altissimi, quindi utilizzavano il fiume come mezzo di trasporto e si incontravano proprio qui dove ci troviamo adesso, a San Agustín, dove c'è la fonte di uno di questi fiumi. Si incontravano qui, facevano degli scambi non solo commerciali ma anche proprio culturali e si dice che in questa zona venissero seppelliti i morti. Questa zona era anche ricca di rocce vulcaniche che erano cadute qui da eruzioni di millenni precedenti e quindi le popolazioni che abitavano qui decisero di utilizzare queste rocce per realizzare delle vere e proprie sculture. Oggi ci sono ancora sparse proprio in tutte le colline circostanti San Agustín queste rocce che rappresentano delle figure antropomorfe, quindi di persone ma anche di animali. E pensate che ancora oggi c'è un mistero attorno a queste rocce perché non si sa bene che funzione avessero e per quale motivo venissero realizzate. C'è infatti un mistero proprio che avvolge tutte queste popolazioni, si conosce pochissimo delle loro abitudini, di come vivevano e di cosa facevano, ma appunto sono rimaste queste rocce a testimonianza della loro esistenza. Comunque fa veramente specie, ragazzi, avere davanti queste sculture di 2000-3000 anni fa. Questa per esempio è particolare perché ha questi dentazzi incredibili, caninazzi proprio qua, molto tipo stilizzata, questo mostriciattolo. Qua in mezzo invece, ragazzi, posso interpretare dall'alto. Cioè non lo fanno gli studiosi, lo fai tu, vai. Cosa vedi in questa statua? Un antico re dell'antica civiltà, si vede comunque tutto agghindato con la corona e anche questo coso al collo. Una collana d'oro sicuramente. Che bello! Brava Angela! Bravissima! Ma sai che è una cosa fantastica? Non senti la fatica? Io sì, però. Stavamo percorrendo questo sentiero tranquillo in mezzo alla natura per andare al prossimo punto panoramico, noi e Shakira, la cagnolina che abbiamo chiamato così, e ci siamo ritrovati davanti. 6 militari? Sì. Abbiamo lasciato lì dietro il gruppetto di militari armati di tutto punto, ragazzi, simpatici, carini, ci hanno salutato, ma c'hanno tutto, non so per quale motivo siano qui, magari per fare una gita, in vacanza, non lo so, dici, in vacanza. Girano così col caschetto. Non credo, però siamo arrivati al Kenya, ragazzi, adesso si scende, ci sono questi gradoni e si va giù verso il fiume. Discesa tutta tornanti, da qua si inizia a intravedere il canyon, qui sotto c'è il fiume Magdalena che scorre proprio qui. Passerella con punto panoramico, vediamo com'è la vista di qua. Si vede una cascata qua sotto e là sotto si vede il fiume che è marronissimo oggi per colpa delle piogge di questo periodo, infatti stanotte ha piovuto praticamente tutta la notte. Continua la discesa adesso su questa scala di legno che arriva giù fino all'altro punto panoramico lì sotto.
Anche in questa posizione super panoramica si trovano delle rocce che sono state scolpite sempre dalle popolazioni di cui parlavamo prima. In questo caso rappresenterebbero delle divinità e ce ne sono ben due, una più grande qui davanti e una più piccola un po' più dietro. Mentre quelle che abbiamo visto prima erano coperte con la tettoia, queste sono proprio qui all'aria aperta, quindi esposte a tutti gli agenti atmosferici, e è stranissimo pensare che siano ancora qui dopo tutti questi anni. Prima dell'arrivo degli europei, il territorio dell'attuale Colombia era un mosaico di culture diverse, ognuna con tradizioni, sistemi politici e conoscenze uniche. Non esisteva un unico grande impero, ma una costellazione di popoli avanzati, adattati a montagne, foreste e coste. Tra loro c'erano i Muisca, che crearono il mito dell'Eldorado. Poi c'erano i Tairona, che nella Sierra Nevada costruirono città terrazzate come la Ciudad Perdida. Gli Zenù, che erano in grado di coltivare usando le inondazioni. I Quimbaya, famosi orafi, e i Tierra Dentro, che costruivano monumentali tombe sotterranee, testimonianza di rituali complessi legati all'aldilà. E poi le popolazioni di San Agustín, dove ci troviamo adesso, hanno lasciato in eredità delle statue giganti e anche se poco si conosce su di loro, sappiamo che usavano il promontorio dove ci troviamo ora per osservare il sole e creare un calendario utile a stabilire i periodi della semina. C'erano civiltà complesse in Colombia prima dell'arrivo degli spagnoli ed è un vero peccato che così poco sia sopravvissuto fino ai giorni nostri. La vista, ragazzi, dall'ultima piattaforma disponibile dopo le scale è incredibile, si vede tutto quanto, il fiume che scorre proprio in mezzo al canyon. Ma ragazzi, una cosa che mi fa veramente pensare tantissimo è questa cosa qua, questa piantagione, vedete, questo è il baracchino che hanno costruito e da dove gestiscono tutta questa piantagione che scende a picco proprio verso il fiume. Io veramente ritengo incredibile fare una cosa del genere, vivere in un posto del genere quasi irraggiungibile, si vede solo un sentiero da quel lato che però, non lo so, mi sembra assurdo. E ora si torna indietro, è lunga, è lunga! Aggiornamento, ragazzi, allora abbiamo parlato con il proprietario di questa finca che è molto più raggiungibile perché, vabbè, c'è un piccolo sentiero per arrivarci, e ci ha detto che quella lì, quella di cui parlavo prima, è gestita da una coppia svizzera che abita proprio lì, cioè in balia del vento, della pioggia, di tutto, lì in mezzo al nulla. Io, guardate, ogni tanto diciamo, ma ci piacerebbe vivere in un posto di quelli raggiungibili, da soli, su un'isola deserta, in un posto... No, non fa per noi, no, assolutamente. È un labirinto questo, per risalire. Che succede? È la sirena. È la sirena. Ciao. Ma no, è tranquilla. Ciao. Dopo la camminata siamo tornati nel paesino e finalmente è uscito un timido sole, un timido azzurro del cielo, finalmente. Questa appunto è la piazzetta del paese e nella piazza c'è una delle famose statue che appunto sono tipiche di questa zona, però in questo caso la statua è un po' accovacciata come in un momento di riflessione importante. Io lo sapevo, lo sapevano anche gli antichi. Questa è la posizione giusta, ragazzi, provate anche voi, veramente vi troverete molto meglio. Installate tutti quanti una bella turca in bagno. Ma no, ma dai, al posto di quel ma magari è solo gabinetto. Seduto, scusa, in Asia in molti si siedono così. Sì, stanno seduti, non stanno facendo niente. Evidentemente anche qui 5.000 anni fa, ragazzi, 5.000 anni fa si stava in questa posizione. E sai com'era contento l'intestino? Te lo assicuro. Vabbè. Qui a San Agustín tutto ruota intorno a queste statue, infatti ci sono due statue giganti anche davanti all'ingresso della chiesa in mattoni, completamente in mattoni, ma appena si entra cambia tutto completamente, è un po' più scura, tutto in legno sia questa parte che quella dell'altare davanti.
Questo altare ricorda un po' quello delle chiese ortodosse, quindi tutto in legno, questo enorme pannello di legno con tutte le varie statue, e là dietro invece c'è un'altra cappella dove si può andare. All'interno della chiesa c'è anche questa originalissima rappresentazione della Madonna col bambino, che viene rappresentata esattamente come le statue che abbiamo visto, quindi secondo quelle della tradizione augustiniana. Ho detto prima civiltà agostiniana e il primo pensiero ovviamente è a Sant'Agostino. In realtà con civiltà agostiniana si fa riferimento alla popolazione che viveva qui molto prima dell'arrivo degli spagnoli e quindi della religione cristiana. Quindi sono quella popolazione che ha lasciato in pratica le statue, sono un po' assimilabili alle popolazioni che vivevano sulle Ande, nell'Amazzonia. La particolarità però è che non si sa veramente nulla di questa popolazione, perché a un certo punto scomparvero tutti. Quindi non si sa il motivo per cui scomparvero, ma non incontrarono mai gli spagnoli, quindi pochissime informazioni sono arrivate fino a noi oggi. Qui ragazzi nella piazzetta c'è una signora che sta facendo questo dolce, delizioso dulce de pata e gelatina nera. Dulce de pata, ¿qué es? ¿Qué es? Dulce de pata, jalea de gato de res. Ah, ok. Adesso faccio una ricerca ragazzi. Mi sono fatto un po' confondere ragazzi, questa pata non sono le patate, non sono le patatine, niente a che vedere con tutto ciò, ma la signora mi ha detto res, che cioè ha a che fare con le mucche, con diciamo la carne rossa. Allora siamo messi a cercare, allora calma, perché questo dolce è stato fatto a partire dalle zampe della mucca, perché pata vuol dire zampe, non vuol dire patata, zampe. E quindi viene estratto un collagene dagli zoccoli, dai piedini della mucca, e appunto si fa questa cosa un po' piccichina, un po' gironzolona. Alla fine è uno zucchero filato, perché a guardarlo sembra uno zucchero filato, Lì, vedi? guarda come gira. Solo che alla base c'è La zampetta, collagene delle zampe delle mucche. i piedini. Sì, che forse in un altro paese lo nasconderebbero, direbbero semplicemente zucchero filato. Non dirlo che è meglio, stai ignora. Invece qua è proprio una caratteristica, la gente piace saperlo, giustamente, Okay. E quindi tu mangi questo. C'è un sacco di zucchero, c'è la cannella, Ah, vabbè, cioè, è un dolce è aromatizzato, alla fine. quindi alla fine è dolcissimo, quindi po' è solo proprio la appiccicoso sarà. consistenza che gli dà questo collagene. Vabbè, io passo. A proposito di patas, ragazzi, qua siamo stati martoriati ultimamente, perché tra discese e salite, ragazzi, oggi siamo a 1700 metri, ieri eravamo a 400 metri, il giorno prima ancora eravamo a Bogotà a 3000 metri, 2006. Insomma, non ci capiamo più niente, non ci capiscono più niente neanche le gambe, che non sanno più come difendersi dalle zanzare. Io metto i pantaloni lunghi, vedi, questo già ti risolve. Da sotto ho tutte le punture di zanzare. Perché passano lo stesso. Infatti qua, allora, vi ricordate questa? Questa è diciamo la cadutina, mezza caduta che avevo fatto sull'Etna, ed è ancora qui, si vede un po', ancora un po'. E poi qua ci sono tutte le punture, qua davanti ne avrò 10, 20. Fortuna che abbiamo fatto Ma che è? il vaccino alla febbre gialla, perché Meno con tutte male. le punture che ci siamo presi. Viagino, ciao! Prendiamo un gelatino dal signor, lo fa con questa macchinetta che mi gusta mucho. Ah, vaniglia. Se puede poner un algo? Gracias. Sì, va, sta bene, guarda come spostiglia le cose. E Mora. anche la mora, very good. Gracias, con mucho gusto. 2000, sì? Gracias. Guarda qua come funziona il motorino della macchinetta del signore, addirittura con un motore che va a benzina e qua dietro continua a girare e ci può creare queste deliziosità per 40 centesimi. Adesso Buono? che botta di zucchero. Ma no. Qua invece c'è anche la signora della pizza. La sta tagliando in diretta. Ah, sta lista, eh? Sí, señor. Esa è hawaiana Sí, señor. o colombiana? Hawaiana colombiana. Sí. A todos aquí gusta hawaiana, ¿sí? Sí, A mucho. todos. Sí. Ah, en Italia es difícil que se... ¿Sí? Sí. Sí. En Sí. Italia margherita Mm, es la sí. más comida, ¿cómo se dice? Sí, la más común. Común, sí. Sí. Ok, gracias. Ci sono riproduzioni delle statue anche alla stazione di polizia.
Questo è un quadro, ragazzi, i cagnolini che sono qui disegnati e anche il cagnolotto che sta dormendo, se la dorme lì con la padrona dietro. Io lo sapevo che dal punto di vista della religione in Sud America avremmo trovato qualsiasi cosa. Per esempio in questo momento siamo davanti a una statua interessantissima e molto originale. Stiamo parlando del Cristo dai denti rotti. Eccola qua, è proprio davanti a questa chiesa che è la chiesa del Cristo dai denti rotti. E qua abbiamo un'immagine questa eloquente. rappresentazione che direi originalissima del Cristo, perché è lui questo tra barba, capelli, con la corona di spine sopra e soprattutto ha i denti rotti, e sotto c'è una didascalia che dice: tante volte non ci rendiamo conto di quanto male facciamo ai nostri fratelli con la nostra lingua, quindi quando parliamo male delle persone quanto male gli facciamo. E dietro appunto questa statua c'è la chiesa. Adesso dobbiamo andare a vedere dentro se c'è qualche altra rappresentazione, ma in realtà, ragazzi, ci è saltata completamente la connessione internet, siamo completamente disconnessi dal mondo, quindi non riusciamo a trovare informazioni anche su questa chiesa, quindi il mistero si infittisce. Chiesa moderna, molto bassa, sembra un po' la chiesa di Zingonia, assomiglia tantissimo. In fondo c'è la grotta. E niente, ragazzi, comunque la questione del mistero non finisce qua. Perché, ragazzi, il mistero si infittisce e abbiamo bisogno di uno speciale. Una civiltà che sparisce misteriosamente da un momento all'altro. Un luogo incastonato tra le montagne dove confluiscono energie, tra le montagne, tra i resti di queste popolazioni incredibili, queste statue che gli studiosi non sono riusciti a spiegare. Ed è qui che si è sviluppato questo tipo di turismo, un turismo mistico di persone alla ricerca di magnetismo, di esotericità, di magnetosità, di esoterismo. Ma cosa c'entra il magnetismo? Giacobbo sei impossessato cosa mi fai di te. fare, Angela? Cosa mi fai fare? Ai posteri, l'ardua sentenza. Torniamo seri, ragazzi, e parliamo di questa zona della Colombia, perché ci troviamo in una zona un po' particolare. In questa regione ci sono pochi posti che sono consigliati per turismo, che sono posti sicuri da visitare. Qua un pochino la Colombia cambia, perché stiamo andando verso sud e sono zone un pochino più delicate. San Agustín come Popayán sono due diciamo delle città più sicure, turistiche, dove il turista può tranquillamente recarsi, ma tutto ciò che c'è attorno, in mezzo alle montagne, tra le colline, diciamo che viene considerata una zona un po' rossa, ed è per questo che è molto consigliato spostarsi solo di giorno, mai di notte. Quindi da questo momento in poi noi viaggeremo solo di giorno, perché anche se eravamo in realtà abituati a viaggiare tantissimo la notte, anche per questioni di comodità e anche di risparmio. Quindi da adesso in poi in realtà dovremmo cambiare qualcosina proprio per questo motivo. Ragazzi, questo video dalla Colombia finisce qui, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi subitissimo al canale, attivate anche la campanella così non vi perdete tutte le prossime novità. Noi ragazzi da qui vi salutiamo con questa manina che compare da questo lato e ci vediamo al prossimo video. Alla prossima, ragazzi! Ciao! La società che sparisce all'improvviso. Proprio qui, incastonato una civiltà che sparisce da un giorno all'altro. Un luogo incastonato tra le montagne, è proprio qui che una serie di energie sconfluisce con essa. Una civiltà avvolta nel mistero. Che faccia? Angela! I resti di un'antica civiltà. Angela. Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes.